Lezione 1. La gratitudine in una nuova terra. Buon pomeriggio, Anna. Ho riflettuto sui primi coloni di questo paese. Buon pomeriggio, John. Sembra interessante. Quali aspetti state considerando? Trovo straordinario il modo in cui hanno offerto preghiere e ringraziamenti a Dio per le loro nuove opportunità. Sì, la loro gratitudine per il cibo e il riparo era fondamentale per la sopravvivenza in quei tempi difficili. Era fondamentale per loro riconoscere le benedizioni ricevute in un territorio sconosciuto. Erano anche grati per la libertà di religione. Questo è un valore significativo. Effettivamente. Avere la capacità di praticare la propria fede liberamente è stato un aspetto fondamentale del loro viaggio. Ha fornito loro un senso di speranza e di comunità. Hanno combinato la loro fede religiosa con la vita quotidiana, creando una solida base. Ammiro il modo in cui sono riusciti ad adattarsi, pur mantenendo le loro convinzioni. Questa adattabilità era essenziale, soprattutto in una nuova terra piena di sfide. I simpatici indiani? La loro cooperazione ha avuto un ruolo significativo nella sopravvivenza dei coloni. Sì, l'assistenza dei nativi americani è stata inestimabile. Hanno insegnato ai coloni abilità fondamentali per la sopravvivenza. Lo scambio di conoscenze ha creato un legame che ha giovato a entrambi i gruppi. Mi chiedo in che modo le interazioni debbano essere state diverse dalle aspettative. È probabile che le apprensioni iniziali si siano trasformate in rispetto reciproco. I coloni riconobbero l'importanza di formare alleanze per la prosperità. È importante riconoscere queste relazioni nella storia. Sì, senza l'aiuto di indiani amichevoli, la vita sarebbe stata molto più difficile. La loro conoscenza condivisa dell'agricoltura e delle tecniche di caccia si è rivelata preziosa. I coloni impararono a coltivare colture adatte a questo nuovo ambiente. Questo spirito cooperativo ha gettato le basi per le interazioni future. È affascinante considerare come la gratitudine e la cooperazione abbiano definito le loro esperienze. Apprezzo il modo in cui le loro preghiere e i loro ringraziamenti riflettono un profondo riconoscimento della loro situazione. Mostra il potere della comunità, della fede e della collaborazione nel superare le difficoltà. La loro storia è una testimonianza dello spirito umano duraturo. Credo che possiamo imparare molto dalle loro esperienze. Assolutamente! Ogni storia ci insegna la resilienza e la gratitudine. Continuiamo a onorare il passato in attesa di un futuro unito. Lezione 2. Alla scoperta dei giardini in qualsiasi condizione atmosferica. Buon pomeriggio, Anna. Avete esplorato i giardini vicino alla nostra zona? Buon pomeriggio, John. Sì, anche nei giorni di pioggia o neve ci sono diversi giardini vicino a me. Sembra intrigante. Quali giardini hai visitato di recente? Ho visitato l'orto botanico la settimana scorsa. È stato bello nonostante il tempo. I giardini botanici possono essere incantevoli, anche in caso di pioggia leggera. Cosa hai visto? Mi sono piaciuti i colori vivaci dei fiori. La pioggia ha aggiunto una bella lucentezza ai petali. La natura presenta spesso una bellezza unica, indipendentemente dalla stagione. Esattamente. Ho apprezzato anche il suono delle gocce di pioggia sulle foglie. Questo deve aver creato un'atmosfera rilassante.
Hai scattato qualche fotografia? Sì, ho scattato diverse foto. I riflessi nelle pozzanghere erano particolarmente suggestivi. Posso immaginarlo. Le pozzanghere possono offrire meravigliose opportunità per la fotografia. Lo fanno! Mi sono imbattuto anche in una piccola serra piena di piante tropicali. Una serra doveva essere una calda via di fuga dal freddo. Davvero! Sembrava di entrare in un clima completamente diverso. Hai visitato altri giardini in inverno o in caso di pioggia? Visito spesso il community garden nelle vicinanze. È bello, anche quando fuori è buio. Apprezzo lo sforzo che le comunità dedicano alla manutenzione di questi giardini. Forniscono prodotti freschi e fiori per tutti, il che è commovente. Cos'altro ti piace della visita al community garden? Il senso di comunità è edificante. Lì incontro spesso dei vicini amichevoli. Interagire con i vicini crea un senso di appartenenza. Credo che i giardini uniscano le persone. La condivisione di consigli sul giardinaggio favorisce il cameratismo. Questo è un aspetto meraviglioso del giardinaggio comunitario. Ci sono eventi imminenti nel tuo orto locale? Sì, stanno programmando un seminario invernale sulle tecniche di semina. Sembra una fantastica opportunità per imparare e crescere. Ho intenzione di partecipare. Vorrei migliorare le mie capacità di giardinaggio. È fantastico continuare ad ampliare le tue conoscenze. Il giardinaggio può essere incredibilmente gratificante. Sono d'accordo. Guardare le piante fiorire mi dà un senso di realizzazione. Forse dovrei unirmi a te al seminario. Potrei usare qualche consiglio di giardinaggio. Siete benvenuti. Sarà divertente imparare insieme. Non vedo l'ora. Conoscere i giardini aggiunge profondità al nostro apprezzamento per la natura. Assolutamente. Indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, i giardini sono tesori che aspettano di essere esplorati. Abbracciamo i nostri giardini locali e la loro bellezza, pioggia o sole. Lezione 3. Osservare la crescita della natura. Buongiorno Anna. Avete avuto modo di dare un'occhiata al giardino di recente? Buongiorno John. Sì, visito il giardino tutti i giorni. È meraviglioso! Osservare i cambiamenti della natura può essere molto gratificante. Davvero! Adoro vedere come le piante sono cresciute ogni giorno che passa. Tenere traccia della loro crescita è un'idea geniale. Come si registrano le modifiche? Annotiamo tutti i cambiamenti che avvengono negli impianti ogni giorno. Sembra un progetto coinvolgente. Quali cambiamenti specifici osservi? Annoto l'altezza di ogni pianta, il numero di foglie e tutti i fiori che sbocciano. Questi dettagli sono essenziali per comprendere lo sviluppo delle piante. Faccio attenzione anche al colore delle foglie, in quanto può indicare la loro salute. Questo è un aspetto importante. Le piante sane presentano colori vivaci. Trovo affascinante osservare la rapidità con cui possono rispondere a condizioni diverse. Sì, reagiscono alla luce solare, all'acqua e persino ai cambiamenti di temperatura.
Ho notato che alcune piante prosperano alla luce diretta del sole, mentre altre preferiscono l'ombra. La comprensione di queste preferenze può migliorare significativamente la cura del giardino. Esattamente. Abbiamo imparato molto sulle loro esigenze attraverso un'attenta osservazione. Hai riscontrato sorprese nelle tue osservazioni? Sì, una delle piante ha prodotto fiori inaspettatamente all'inizio di questa stagione. È eccitante. Le fioriture precoci possono indicare condizioni di crescita favorevoli. Ero entusiasta di vedere i colori vivaci. Ha portato gioia in tutto il giardino. Immagino che documentare queste sorprese renda il progetto ancora più arricchente. Lo fa davvero. Le osservazioni di ogni giorno creano una bella narrazione della crescita. Come pensate di condividere questi risultati con altri? Il mio obiettivo è raccogliere tutto in un diario. Le fotografie accompagneranno gli appunti. Sembra un modo fantastico per celebrare il tuo viaggio nel giardinaggio. Spero di ispirare gli altri ad apprezzare la bellezza della natura. Condividere le tue esperienze può motivare le persone a entrare in contatto con il giardinaggio. Sì, è un hobby meraviglioso che favorisce sia il rilassamento che l'apprendimento. È anche un modo pratico per contribuire all'ambiente. Sono d'accordo. Gli orti domestici possono migliorare la biodiversità. Non vedo l'ora di vedere il tuo diario del giardino una volta compilato. Mi assicurerò di condividerlo con te. Sono entusiasta dei nostri progressi. Insieme, possiamo continuare a esplorare le meraviglie della natura e della crescita. Lezione 4. Pianificazione dell'avventura. Buongiorno Anna, hai pensato al nostro prossimo viaggio? Buongiorno John. Sì, sto valutando l'itinerario. Sono d'accordo che è importante pianificare le attrazioni principali. Assolutamente. Dovremmo coprire i luoghi imperdibili per massimizzare la nostra esperienza. Tuttavia, penso che dovremmo partire qualche giorno per avventure inaspettate. Questo è un approccio saggio. La flessibilità spesso porta ai ricordi migliori. Esattamente. Alcuni dei momenti più piacevoli sono spontanei. Quali attrazioni ritieni siano essenziali per la nostra visita? Credo che dovremmo assolutamente visitare prima il quartiere storico. Sì, offre uno scorcio della ricca storia della città. L'architettura in quella zona è stupefacente. Sarà perfetto per scattare splendide fotografie. Sono particolarmente entusiasta di esplorare i musei locali. I musei possono fornire preziose informazioni sulla cultura e l'arte della regione. Dovremmo includere anche alcune attrazioni naturali nel nostro itinerario? Sì, suggerisco di visitare un vicino parco nazionale. La natura è sempre rinfrescante. Sarebbe un'aggiunta gradita. L'escursionismo può offrire panorami meravigliosi. Dobbiamo controllare le previsioni del tempo prima di pianificare le nostre escursioni. Le condizioni meteorologiche possono influire in modo significativo sui nostri piani. Una volta stabilite le attrazioni principali, possiamo creare un programma giornaliero flessibile. Mi piace l'idea di avere un piano libero. Ci permette di adattarci facilmente. Dovremmo dedicare un po' di tempo ogni giorno anche al relax?
Sì, i tempi di inattività sono essenziali. Ci aiuta a ricaricarci per la prossima avventura. Immagino che ci godiamo tranquillamente i pasti nei ristoranti locali. Provare la cucina locale dovrebbe sicuramente far parte della nostra esperienza. La ristorazione ci permette di connetterci più profondamente con la cultura. Sono d'accordo, condividere i pasti creerà ricordi duraturi. Cerchiamo anche di mantenere una mente aperta sull'esplorazione di gemme nascoste. Le scoperte spontanee diventano spesso i momenti salienti dei viaggi. Se incontriamo gente del posto amichevole, potremmo ricevere ottimi consigli. Interagire con la gente del posto può arricchire immensamente la nostra esperienza. Ci sono esperienze o attività specifiche che speri di aggiungere? Mi piacerebbe fare una visita guidata per saperne di più sulla zona. Una visita guidata potrebbe fornire un contesto che potremmo perdere da soli. Cerchiamo opzioni per visite guidate e guide locali. Mi occuperò della questione. Migliorerà la nostra comprensione del luogo. Non vedo l'ora di intraprendere questa avventura insieme. Allo stesso modo, finalizziamo i nostri piani e prepariamoci per un'esperienza indimenticabile. Lezione 5. L'arte di fare acquisti intelligenti. Buon pomeriggio, Anna. Sei entusiasta del tuo giro di shopping? Buon pomeriggio, John. Sì, sono molto emozionato. Devo trovare un nuovo cappotto invernale. Sembra una scelta intelligente. Un buon cappotto è fondamentale per la stagione fredda. Voglio qualcosa di caldo ma elegante allo stesso tempo. Dovresti assolutamente esplorare stili diversi. Hai in mente un colore specifico? Sto considerando un classico cappotto nero. Tende a corrispondere a tutto. Questa è una scelta versatile. Il nero è sempre di moda. Ho anche intenzione di verificare eventuali design alla moda. Questa è una buona idea. Puoi trovare pezzi unici che si distinguono. Devo ricordarmi di controllare anche il prezzo. Sì, non dimenticare di controllare il prezzo. Rispettare il budget è importante. Certo, mi assicurerò che si adatti al mio piano finanziario. Pianificare in anticipo ti aiuta a evitare acquisti impulsivi. Esattamente. Tendo a farmi trasportare quando vedo qualcosa che mi piace. È facile spendere troppo quando si fa acquisti senza una strategia. Creerò un elenco di articoli di cui ho bisogno prima di andare al negozio. Questo ti aiuterà sicuramente a rimanere concentrato durante il tuo viaggio di shopping. Inoltre, confronterò i prezzi. Alcuni negozi offrono spesso offerte migliori. Questo è un approccio saggio. Risparmia denaro laddove possibile. Ho anche preso in considerazione la possibilità di verificare online gli sconti. Lo shopping online può essere molto conveniente. Hai trovato siti promettenti? Sì, diversi siti web offrono vendite, soprattutto durante questa stagione. Assicuratevi di leggere le recensioni. La qualità è importante tanto quanto il prezzo. Prenderò sicuramente in considerazione il feedback dei clienti prima di effettuare un acquisto. Anche la comprensione della politica di restituzione è essenziale per ogni evenienza. Buon punto!
Controllerò la politica di restituzione per ogni negozio che visito. Come pensi di portare a casa il tuo nuovo cappotto? Di solito porto una borsa della spesa riutilizzabile per semplificare le cose. Questo è sia ecologico che pratico. Mi piace anche fare acquisti con un amico. Rende l'esperienza più piacevole. Gli amici possono aiutare con opinioni e scelte, forniscono supporto. Sono entusiasta delle potenziali scoperte e delle esperienze positive. Non vedo l'ora di sapere del tuo viaggio di shopping di successo. Grazie, John. Non vedo l'ora di aggiornarvi sul mio nuovo cappotto invernale. Goditi la tua avventura di shopping. Lezione 6. L'incontro con il dinosauro. Buon pomeriggio, Anna. Ti ho raccontato della mia recente avventura al museo? Buon pomeriggio, John. No, non l'hai fatto. Cos'è successo? Mentre esploravo la mostra sui dinosauri, accadde qualcosa di straordinario. Straordinario? Sembra intrigante. Cos'è successo? Mentre osservavo il display, ho sentito improvvisamente una strana sensazione sul pavimento. È interessante. Cosa hai fatto dopo? Poi, ho visto un dinosauro a grandezza naturale proiettato sopra la mostra. Una proiezione? Deve essere stato impressionante. Che aspetto aveva? Il dinosauro sembrava così realistico. Sembrava che stesse vagando per il museo. Posso solo immaginare l'emozione di vedere un dinosauro gigante come quello. Sì, proprio mentre stavo per apprezzare il panorama, la pelle dell'animale iniziò a colare. Correre? Come potrebbe sembrare che stia funzionando? La proiezione ha creato un'illusione sbalorditiva. Dava l'impressione di una creatura in movimento. Sembra davvero accattivante. Come ha reagito il pubblico? Tutti rimasero senza fiato per lo stupore. L'atmosfera era elettrica. Scommetto. Un'esperienza così vivida può far rivivere la storia. Era come se stessimo assistendo a una fetta del mondo preistorico. Apprezzo il modo in cui la tecnologia può migliorare la nostra comprensione della storia. Questa esperienza è stata sicuramente indimenticabile. Ha suscitato la mia curiosità per i dinosauri. Cos'altro hai imparato durante la tua visita? Ho scoperto fatti affascinanti sui loro habitat e sul loro comportamento. Comprendere il loro ambiente è essenziale per apprezzare la loro esistenza. Sono rimasto particolarmente sorpreso da quanto gli scienziati siano riusciti a ricreare queste antiche creature. I progressi della paleontologia sono impressionanti. Apre nuove strade per l'esplorazione. Sto pensando di visitare altri musei di storia naturale in futuro. Sembra un'idea fantastica. Ogni museo offre approfondimenti unici. Credo che le esperienze immersive possano accendere passione e curiosità nell'apprendimento. Interagire con la storia può ispirarci ad apprezzare il nostro presente. Dopo questa esperienza, approfondirò sicuramente lo studio dei dinosauri. Non vedo l'ora di conoscere le tue nuove conoscenze.
Sarà emozionante condividere altre avventure in futuro. Lezione 7. Trovare l'appartamento perfetto. Buon pomeriggio, Anna. Come procede la tua ricerca di un nuovo appartamento? Buon pomeriggio, John. Sta andando bene, grazie. Sono molto esigente riguardo alle mie esigenze. Questo è intelligente. Se trovi un posto che soddisfi tutte le tue esigenze, ne varrà la pena. Assolutamente. Ho una lista di cose essenziali che voglio nella mia nuova casa. Quali servizi specifici stai cercando? Voglio una cucina spaziosa. La cucina è uno dei miei hobby preferiti. Una cucina spaziosa può migliorare la tua esperienza culinaria. Qualche altro servizio? Mi piacerebbe avere un balcone o un patio. Lo spazio all'aperto è importante per me. Un balcone o un patio offrono un'ottima area per il relax. Immagino di godermi un caffè mattutino mentre leggo un libro all'aperto. Sembra delizioso. Che mi dici dei parcheggi? Sì, un comodo parcheggio è essenziale. Non voglio avere difficoltà a trovare un posto. Scelta intelligente. Avere un parcheggio designato può far risparmiare tempo e frustrazione. Sto anche valutando la possibilità di usufruire di un servizio lavanderia. Preferisco non dover andare alle lavanderie automatiche. La lavanderia in unità può semplificarti notevolmente la vita. Esattamente, voglio assicurarmi di avere tutto ciò di cui ho bisogno a portata di mano. Hai pensato alla posizione dell'appartamento? Sì, voglio essere vicino ai negozi di alimentari e ai trasporti pubblici. Una posizione centrale può davvero semplificare le attività quotidiane. L'accessibilità è fondamentale per il mio stile di vita e le mie attività sociali. Cerchi anche una comunità che accetta animali domestici? Sì! Ho intenzione di adottare un gatto, quindi ho bisogno di un posto che accolga animali domestici. È eccitante! Un animale domestico può portare tanta gioia in una casa. Sono d'accordo, offrono compagnia e calore. Spero che trovi un posto che controlli tutte queste caselle. Grazie, John. Sono stato diligente nella mia ricerca. Finora hai trovato annunci promettenti? Sì, ho alcuni potenziali candidati. Ne visiterò alcuni questa settimana. Visitare i luoghi ti aiuterà a farti un'idea migliore degli appartamenti. Credo che vederli di persona sia fondamentale per prendere la decisione giusta. Fidati del tuo istinto. Se ti sembra giusto, spesso lo è. Assolutamente. Vi terrò aggiornati sui miei progressi. Non vedo l'ora di sapere del tuo nuovo appartamento. Lezione 8. L'importanza delle vaccinazioni. Buon pomeriggio, Anna. Avete sentito parlare dell'importanza delle vaccinazioni ultimamente? Buon pomeriggio, John. Sì, ho letto molto su di loro. Le vaccinazioni sono essenziali per la salute pubblica. Impediscono al paziente di contrarre malattie gravi. Assolutamente. Sono stati un fattore significativo nella riduzione delle malattie a livello globale. Durante la mia ultima visita alla clinica, il medico mi ha spiegato come funzionano i vaccini.
Questo è affascinante. Cosa ha detto il medico sul meccanismo alla base delle vaccinazioni? In sostanza, le vaccinazioni introducono una piccola parte innocua del germe nel corpo. Questa esposizione aiuta il sistema immunitario a riconoscere e combattere la malattia. Corretto. Stimola il nostro sistema immunitario a rispondere rapidamente se veniamo esposti in seguito. È impressionante come la scienza abbia sviluppato queste misure preventive. Davvero? I vaccini hanno debellato alcune malattie, come il vaiolo. Si tratta di un risultato notevole. Le iniziative di sanità pubblica possono salvare innumerevoli vite. La comunità trae grandi benefici quando una parte significativa della popolazione viene vaccinata. L'immunità di gregge aiuta a proteggere coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici. Esattamente. Sottolinea l'importanza di sforzi di vaccinazione diffusi. Hai ricevuto tutte le vaccinazioni? Sì, mi assicuro di essere aggiornato su tutti i vaccini consigliati. Cerco di fare lo stesso. È nostra responsabilità proteggere noi stessi e gli altri. Sei a conoscenza di eventuali campagne di vaccinazione imminenti nella nostra zona? Ho sentito parlare di una campagna locale che offre vaccini anti-influenzali gratuiti il mese prossimo. Questa è una grande opportunità. I vaccini anti-influenzali possono ridurre l'impatto delle epidemie stagionali. Segnerò il mio calendario e incoraggerò gli altri a partecipare. Coinvolgere la comunità in tali iniziative è fondamentale per la salute pubblica. Forse dovremmo organizzare una sessione informativa per aumentare la consapevolezza. Sarebbe prezioso. Educare le persone sui benefici delle vaccinazioni può portare a una maggiore partecipazione. Sono d'accordo. La consapevolezza può alleviare le idee sbagliate e i timori che circondano i vaccini. La conoscenza consente alle persone di prendere decisioni sanitarie informate. Sono entusiasta della possibilità di avere un impatto positivo. Insieme, possiamo contribuire a promuovere l'importanza delle vaccinazioni nella nostra comunità. Non vedo l'ora di collaborare con voi su questa iniziativa fondamentale. Contribuire alla salute pubblica sarà uno sforzo gratificante. Lezione 9. L'importanza di rimanere connessi. Buon pomeriggio, Anna. Hai pensato a quanto sia importante rimanere in contatto con gli amici? Buon pomeriggio, John. Sono completamente d'accordo. È essenziale mantenere vive le amicizie. Il mantenimento delle connessioni può arricchire in modo significativo la nostra vita. Sì, le amicizie forniscono supporto sia nei momenti belli che in quelli difficili. Come fai di solito a rimanere in contatto con i tuoi amici? Uso spesso i social media. Consente aggiornamenti e interazioni rapidi. I social media sono un ottimo strumento per mantenere vive le connessioni. Mi piace anche inviare messaggi personali o fare telefonate. La comunicazione personalizzata può approfondire ulteriormente le relazioni. Credo che sia importante prestare attenzione regolarmente, non solo durante le occasioni speciali. Questa è una prospettiva preziosa. I piccoli gesti possono portare molto peso. A volte invio note o cartoline scritte a mano. Si sentono più personali.
Queste azioni ponderate possono sorprendere e deliziare gli amici. Cerco di ricordare anche i compleanni e le pietre miliari. Celebrarli rafforza i legami. Sì, riconoscere i momenti importanti dimostra che apprezzi l'amicizia. Ho anche scoperto che organizzare incontri regolari è fondamentale. Le interazioni di persona creano ricordi duraturi e favoriscono la connessione. Quali attività ti piacciono quando ti riunisci con gli amici? Mi piacciono le serate di gioco. Sono divertenti e incoraggiano le risate. Le serate di gioco sono sempre meravigliose. Facilitano le esperienze di legame. Mi piace anche andare a prendere un caffè o esplorare i parchi insieme. Questi sono ottimi modi per godersi la reciproca compagnia in un ambiente rilassato. Apprezzo il modo in cui conversazioni significative possano evolversi da semplici uscite. Sì, è spesso in questi periodi che si formano connessioni più profonde. Hai mai affrontato difficoltà nel mantenere le amicizie? Ne ho sperimentati alcuni. La vita può diventare frenetica, rendendo difficile rimanere in contatto. Lo capisco perfettamente. Tuttavia, l'impegno per le amicizie è essenziale. Cerco sempre di dare la priorità ai miei amici, anche in mezzo agli impegni. Questa dedica la dice lunga sul tuo personaggio. Credo che le amicizie richiedano impegno, proprio come qualsiasi relazione. Assolutamente. Ne vale la pena per la gioia che portano. Facciamo in modo di controllare regolarmente i nostri amici? Sì, contattarli può ricordare loro che non sono stati dimenticati. Insieme, possiamo aiutarci a vicenda a mantenere relazioni significative. Non vedo l'ora di sostenermi l'un l'altro nel coltivare le nostre connessioni. Lezione 10. Alla scoperta del ricco patrimonio della città. Buongiorno Anna. Hai pensato alla nostra prossima avventura? Buongiorno John. Sì, non vedo l'ora di esplorare i monumenti storici della città. Sembra eccitante. I monumenti storici hanno spesso storie affascinanti. Lo fanno. Ogni monumento riflette la storia e la cultura della città. Sono d'accordo. Quali punti di riferimento specifici sei interessato a visitare? Mi piacerebbe vedere il quartiere storico. Ho sentito che è ricco di architettura. L'architettura è notevole. Racconta la storia dell'evoluzione della città. Inoltre, dovremmo visitare i musei durante l'esplorazione. I musei offrono preziose informazioni sul passato e sul patrimonio della città. Quali musei mi consigliate? Il Museo di Storia è un must. Presenta manufatti di varie epoche. Sembra intrigante. Mi piace conoscere le storie dietro i manufatti. Un'altra ottima opzione è il Museo d'Arte. Presenta opere di artisti locali e internazionali. Apprezzo il modo in cui l'arte offre un altro livello di comprensione della cultura. Potremmo passare ore in entrambi i musei. Perché non combinare le visite con un tour della città? Un tour guidato della città fornirebbe una panoramica dei siti storici significativi. Sembra un piano perfetto.
Mi piace ascoltare le intuizioni di guide esperte. Le loro storie possono far rivivere la storia in un modo unico. Sono particolarmente interessato a come la città è cambiata nel corso degli anni. Sì, vedere siti storici accanto a prospettive moderne crea un contrasto affascinante. Ci sono tour locali che consigliate? Ci sono diversi tour a piedi che si concentrano su diversi temi e quartieri. Un tour a tema può offrire approfondimenti su aspetti specifici della città. Di recente ho letto di un tour dei fantasmi che porta i partecipanti attraverso luoghi storici infestati. Sembra elettrizzante. Esplorare la storia attraverso una lente inquietante sarebbe divertente. Sì, combina la narrazione con la storia, creando un'esperienza coinvolgente. Cercherò di programmare un paio di tour durante la nostra visita. Questa è un'ottima idea. Assicuriamoci di concedere abbastanza tempo per l'esplorazione. Sono d'accordo. Voglio immergermi completamente nella cultura. Passeggiare per le strade storiche è come tornare indietro nel tempo. Sono entusiasta di tutte le conoscenze che acquisiremo attraverso queste attività. Insieme possiamo creare ricordi meravigliosi come Lezione 11. Garantire la sicurezza attraverso la tecnologia. Buon pomeriggio, Anna. Avete già visitato il nuovo centro sociale? Buon pomeriggio, John. Sì, l'ho visitato. È impressionante. Ho sentito che l'intera struttura è monitorata da telecamere a circuito chiuso. È fantastico. La sicurezza è una priorità assoluta per gli spazi comunitari. Davvero. Sapere che la sorveglianza è in atto offre tranquillità. Rassicura le famiglie che i loro bambini possono giocare in sicurezza. Le misure di sicurezza incoraggiano più persone a utilizzare le strutture. Sono d'accordo. Un ambiente sicuro favorisce il coinvolgimento della comunità. Il centro era affollato quando l'hai visitato. Era piuttosto affollato, soprattutto nelle aree ricreative. Questo è un segnale positivo. Dimostra che la comunità sta utilizzando lo spazio. Hai notato altre funzionalità di sicurezza? Ho visto i pulsanti per le chiamate di emergenza situati in posizioni strategiche. Questo è eccellente. L'accesso rapido all'assistenza può essere fondamentale in caso di emergenza. Sì, e la presenza di personale ben addestrato aggiunge un altro livello di sicurezza. Ho apprezzato la disponibilità del personale durante la mia visita. Offrono un'atmosfera amichevole, garantendo al contempo la sicurezza. Ci sono stati altri servizi che ti hanno colpito? Ho trovato il centro fitness ben attrezzato. Si adatta a vari livelli di fitness. Questo è incoraggiante. Una palestra versatile favorisce la salute della comunità. Mi sono piaciute anche le spaziose sale polifunzionali per eventi e corsi. Queste stanze possono facilitare diverse attività, favorendo l'interazione con la comunità. Credo che includere vari programmi possa aiutare a riunire gruppi diversi. Assolutamente. Promuove l'inclusività e le esperienze condivise. Hai preso in considerazione l'idea di iscriverti a qualche classe o club del centro? Sì, sto pensando di partecipare a un corso di yoga.
Sembra rinfrescante. Lo yoga è una pratica meravigliosa. Migliora il benessere fisico e mentale. Trovo interessante entrare in contatto con altri che condividono interessi simili. Interagire con la comunità può creare amicizie durature. Apprezzo lo sforzo profuso per garantire la sicurezza e promuovere l'attività. Man mano che diventiamo più coinvolti, la nostra comunità può prosperare. Dovremmo incoraggiare più persone a utilizzare il centro e le sue risorse. Insieme, possiamo contribuire a promuovere il senso di appartenenza nella nostra comunità. Lezione 12. L'importanza degli ingredienti freschi. Buongiorno Anna, ti stai preparando per fare la spesa oggi? Buongiorno John. Sì, sto facendo una lista degli articoli di cui ho bisogno. Sembra organizzato. Non dimenticate di procurarvi anche delle verdure. Oh giusto. Lo aggiungerò alla mia lista. Le verdure fresche sono essenziali. In effetti lo sono. Aggiungono sapore e nutrimento ai pasti. Apprezzo il modo in cui le verdure possono esaltare il gusto di un piatto. Hai pensato a quali verdure specifiche vorresti acquistare? Sto considerando carote, spinaci e peperoni. Sono scelte eccellenti. Sono versatili per molte ricette. Uso spesso gli spinaci nelle insalate e nei frullati. È abbastanza nutriente? Lo è davvero. Le carote sono ottime per fare spuntini e cucinare. Mi piace arrostire i peperoni per esaltarne la dolcezza. I peperoni arrostiti possono davvero esaltare un piatto. Il mio obiettivo è includere una varietà di colori nei miei pasti per una migliore salute. Questo è un approccio intelligente. Un piatto colorato spesso indica una serie di sostanze nutritive. Ho intenzione di dare un'occhiata anche alle verdure di stagione. I prodotti stagionali hanno spesso un sapore migliore e sono più convenienti. Assolutamente, credo anche nel sostegno agli agricoltori locali. L'acquisto locale avvantaggia la comunità e riduce l'impatto ambientale. Hai una verdura preferita che includi sempre nella tua cucina? Sono molto affezionata alle zucchine. È molto versatile nelle ricette. Le zucchine possono essere utilizzate nelle patatine fritte, nella pasta e persino nei prodotti da forno. Sì, aggiunge umidità e sapore sottile a vari piatti. Mi piace anche sperimentare nuove verdure di tanto in tanto. Provare nuove verdure può essere un'entusiasmante avventura culinaria. Sono d'accordo. Amplia il mio repertorio culinario e porta varietà. Forse dovremmo provare presto una nuova ricetta insieme. Sembra un'idea fantastica. Cucinare insieme sarebbe divertente. Non vedo l'ora. Scegliamo una ricetta che includa molte verdure. Sì. Mi assicurerò che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Insieme creeremo un pasto delizioso e nutriente.